Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi parlerò di quelli che secondo me sono gli errori più frequenti nella realizzazione degli sketch interni alle feature del nostro modello. Di questi errori ne ho selezionati 7 che sono secondo me i più importanti e che è bene evitare. Prima di cominciare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Iniziamo dal primo errore, che secondo me è un errore principalmente fatto da chi è alle prime armi nell'utilizzo di un programma 3D parametrico. E questo errore sta nel fatto che spesso si mette poca attenzione nella scelta del primo piano di sketch e questo errore potrebbe avere una conseguenza importante, ovvero quello di avere un orientamento del modello che non è sensato, non è simile a come immaginiamo il posizionamento di quel modello che andremo a realizzare. E un esempio tipico è appunto questo bicchiere che, come vedete, nonostante io sia nell'orientamento di default, non è nella sua posizione naturale, cioè nella posizione naturale di un normale bicchiere, ma è sdraiato su un suo fianco. Quindi è bene che la scelta del nostro piano di sketch venga fatta in modo tale che il nostro modello sia orientato come normalmente quell'oggetto sarà posizionato nello spazio. Quindi se si tratta di un bicchiere, di una bottiglia, di un macchinario qualsiasi, è bene che questo sembri poggiato su un pavimento oppure su un tavolo. Se invece si tratta di un'attrezzatura che viene fissata a parete, è bene che dia questa impressione, che l'orientamento sia tale da sembrare effettivamente fissato ad una parete, quindi ad esempio piazzato sul piano front, mentre invece se andremo a realizzare degli oggetti, dei componenti meccanici che in realtà possono avere nel loro utilizzo dei posizionamenti anche molto diversi, allora in quel caso l'orientamento a mio avviso più corretto deve essere quello che nella vista front oppure nella vista top ci trasmette più informazioni, quindi ci fa capire meglio e più facilmente come è fatto quell'oggetto. Quindi la scelta del primo piano di sketch è un aspetto importantissimo che non bisogna sottovalutare, ci farà risparmiare tempo nel orientare facilmente il modello come ci aspettiamo, ci farà risparmiare tempo anche nella messa in tavola perché sarà più facile individuare la vista più corretta e quindi ci aiuta in tutta la successiva creazione di feature. Quindi nel caso di un bicchiere non scegliere ad esempio come piano di sketch il piano right per fare questa estrusione che è sformata, ma scegliere invece una situazione di questo tipo. E dove lo stesso bicchiere, se io faccio CTRL D, sembra essere effettivamente poggiato su un tavolo. Quindi passiamo al secondo errore. Anche in questo caso vi ho preparato in realtà un paio di situazioni. Il secondo errore è quello che spesso si fa quando si ha poca esperienza con l'utilizzo di questo sistema e magari si viene dall'utilizzo principalmente di un CAD bidimensionale. E un secondo errore da evitare è proprio che il primo sketch non sia centrato sui piani. Ad esempio, in questo caso, questo cilindro ha il piano di sketch che, come vedete, è distante dal piano right e dal piano top e per questo presenta queste due quote che non sono assolutamente sensate e non servono a nulla. Quindi fare un primo sketch posizionato in questo modo è assolutamente sbagliato. Altro caso che si può verificare, e ve lo vado immediatamente a mostrare, è la situazione in cui, come in questo caso, se andiamo a disegnare un parallelepipedo, disegniamo questo rettangolo con due lati che coincidono con i riferimenti ai piani, ovvero con questa linea di riferimento e con quest'altra linea di riferimento. Se accendo i piani, noterò che appunto i due lati di questo rettangolo corrispondono con il piano right, che è questo, e con il piano top. Questo fa sì che il parallelepipedo che esce fuori da questa estrusione presenterà due facce che corrispondono a due piani di riferimento, ma questa corrispondenza è assolutamente inutile e poco efficace poi per la successiva modellazione che andremo a fare su questo oggetto. È bene sempre che il primo sketch sia centrato sui piani. Quindi nel caso di un rettangolo è bene che il suo centro sia posizionato in corrispondenza al sistema di coordinate, la stessa cosa vale per uno sketch circolare, è bene che il suo centro sia centrato sul sistema di coordinate e quindi all'intersezione dei tre piani di riferimento. Terzo errore che molti utenti fanno, anche utenti più esperti, che è quello di fare
degli sketch molto complessi. Questo perché si pensa che fare degli sketch più complessi ci consente di risparmiare feature e quindi di fare un albero del modello più compatto. In realtà, secondo me, fare sketch complessi è assolutamente poco efficace. È vero che all'inizio apparentemente sembra sentirci di creare meno feature, ma in realtà proprio per la complessità che troveremo nel modificare una feature che si basa su uno sketch così complesso, saremo costretti a creare ulteriori feature e quindi alla fine dei conti in realtà avremo un modello con molte più feature. E inoltre sarà un modello difficile da modificare e difficile da correggere. Perché? Perché se vi faccio vedere questo sketch, levo la visualizzazione prospettica che ci potrebbe confondere. Innanzitutto uno sketch così complesso, che tra l'altro richiama uno degli esercizi di modellazione che abbiamo svolto nelle primissime lezioni, di cui poi vi metterò un riferimento. Uno sketch di questo tipo richiede anche parecchio tempo per la sua realizzazione, per quotarlo correttamente, per vincolarlo correttamente. Inoltre uno sketch di questo tipo è più facile che si accartocci modificando una quota. Ad esempio, se vado su questa e la porto a 10, vediamo che lo sketch si accartoccia facilmente, di conseguenza l'estrusione non sarà più possibile, e in più uno sketch di questo tipo è difficile da gestire perché rimuovere una qualsiasi di queste geometrie richiede necessariamente di entrare nello sketch e andare a correggerlo, a ricucirlo, a ricostruirlo, e quindi ci complica non poco la vita. Quindi evitate di fare sketch complessi. Io raramente faccio sketch più complessi di un rettangolo o di una circonferenza. Cerco sempre di rimanere su quel livello di semplicità. Rettangoli, circonferenze, sono ammesse ovviamente anche figure leggermente più complesse, ma non esagerate mai con la complessità dello sketch. Noterete, se seguite questo mio consiglio, che facendo sketch molto semplici inizialmente forse sarete costretti a fare più feature, ma poi la gestione di tutto il modello sarà estremamente più semplice, quindi le successive modifiche, ma sarà anche più semplice quotare uno sketch semplice, sarà anche più semplice vincolare uno sketch semplice. Altro errore che andiamo a vedere. Questo anche è atipico, in realtà tutti gli errori di cui vi parlerò sono molto frequenti, li vedo quasi tutti i giorni, per carità sicuramente sono fatti principalmente da utenti con poca esperienza, ma spesso mi capita anche di incontrarli da utenti che hanno anni di modellazione e di progettazione alle spalle. L'errore di cui voglio parlare, il quarto errore, è quello di fare sketch sovrabbondanti, ovvero sketch più abbondanti di quanto in realtà ci serve. È un errore che spesso si fa in un'estrusione di taglio o in una rivoluzione di taglio dove dobbiamo andare a rimuovere del materiale. Ad esempio di questo taglio che vediamo qui, selezionando lo sketch già si vede un po' qual è il problema, che lo sketch è questa figura che va ampiamente oltre quello che è il profilo della prima estrusione, e questa cosa in un programma come Creo Parametric o simili è assolutamente inutile, è una complessità assolutamente insensata. Abbiamo inoltre delle quote, come in particolar modo questa e questa, che non hanno nessun motivo di esistere, e inoltre non serve a nulla per fare il taglio che si può fare tranquillamente disegnando una figura semplicemente di questo tipo, che andiamo anche a realizzare per mostrarvela. Mi prendo questi due riferimenti e con elimina segmento vado a cancellare le geometrie che non servono assolutamente, che sono queste, e in questo modo abbiamo uno sketch più semplice, più facile da quotare e anche più parametrico, perché le sue quote si riferiscono al profilo della prima estrusione. Confermiamo e noterete che l'effetto è esattamente lo stesso. Abbiamo anche risparmiato, se vogliamo, tempo nel fare uno sketch di quel tipo, è stato più facile vincolarlo ed è stato più facile quotarlo. E il risultato è esattamente lo stesso. Quindi evitate di fare sketch più abbondanti del necessario. Quinto errore, anche questo, come tutti del resto, molto frequente, soprattutto direi in questo caso da utenti con poca esperienza, ed è quello di andare a fare arrotondamenti, ma anche smussi all'interno dello sketch. Fare arrotondamenti e smussi all'interno dello sketch quasi sempre è sbagliato. È sempre bene fare arrotondamenti e smussi alla fine della modellazione, nella parte finale del nostro albero del modello. È sempre sbagliato farli all'interno dello sketch perché complica non poco lo sketch, ne complica anche qui la quotatura, la definizione dei vincoli, e
complica anche la modifica di una feature di questo tipo e fa anche sì che tutte le lavorazioni successive dipenderanno da arrotondamenti e smussi che dovremmo poi a un certo punto eliminare o cambiare radicalmente. Quindi questo è un altro degli errori, secondo me, da non fare. Passiamo al sesto errore. Questo è un errore forse meno grave, soprattutto se sappiamo già che dovremmo fare 2, massimo 3 feature per completare il modello perché è un oggetto molto semplice. Ad esempio, se dobbiamo disegnare una rondella, allora può essere accettato. Se invece si tratta di un oggetto molto complesso da modellare, è sicuramente un errore da evitare, ovvero quello di definire all'interno dello sketch sia le aree piene, che quindi dovranno essere riempite con del solido, ma definire anche le aree vuote che conterranno un volume vuoto, come in questo caso. Tipico esempio, abbiamo disegnato la sezione di un tubo e per quanto questo tipo di sketch può essere corretto se dobbiamo fare poche feature, dobbiamo disegnare un semplice tubo, ma se in realtà dobbiamo poi aggiungere successive lavorazioni, avendo definito in questo sketch anche il limite del volume vuoto, saremo poi costretti a evitare accuratamente di interferire con questo spazio vuoto per mantenerlo tale e quindi sarà molto complicata la successiva definizione di altre feature. Quindi evitate di fare uno sketch che serve a realizzare sia un volume pieno che un volume vuoto. È sempre bene realizzare prima i volumi pieni e poi successivamente realizzare i volumi vuoti con ulteriori feature che andranno a tagliare materiale, come possono essere il comando foro, il comando guscio, un'estrusione o una rivoluzione di taglio. Questo è il sesto errore. Passiamo all'ultimo errore, anche questo forse un po' più difficile da incontrare o da eseguire, però è sempre bene che quando modelliamo evitiamo di creare quote ridondanti, quindi quote che si ripetono ma che in realtà definiscono la medesima dimensione. In questo caso vi ho preparato un esempio molto semplice, ovvero abbiamo una prima estrusione che ha una larghezza pari a 30, come indicato da questa quota, e poi abbiamo una seconda estrusione di taglio, ma anche questa erroneamente presenta una larghezza di 30, ma è chiaro che è un'estrusione di taglio che deve attraversare dal lato sinistro al lato destro completamente questo modello, quindi non ha nessun senso che ci sia anche nel caso di questo taglio una quota da 30. E se ad esempio vado a modificare la prima feature, banalmente trascinando questo sketch, noterete che quel taglio non sarà più un taglio che attraversa completamente in larghezza il nostro modello e quindi questo fa sì che il modello non sia adeguatamente parametrico e non sia dotato della giusta intelligenza. Quindi andiamo all'interno di questo sketch e mettiamo semplicemente un vincolo di coincidenza tra questo punto e questa faccia. Lui ci dirà che questo vincolo va in conflitto con la quota da 30, che era considerata comunque una quota forte. Noi la selezioniamo e la cancelliamo in modo che ci metta il vincolo e quindi risolviamo anche quel conflitto. In questo modo il taglio attraverserà sempre dal lato sinistro al lato destro il nostro modello, ovviamente finché non cambiamo lo sketch e non cambiamo i vincoli, e di conseguenza abbiamo un'unica quota che adesso è diventata da 47 e qualcosa, che può diventare anche da 60, e modificando quella sola quota noi modifichiamo automaticamente sia la prima estrusione che la seconda estrusione. Quindi questo direi che è tutto. Ovviamente si tratta di miei suggerimenti, di miei consigli, dovuti un po' all'esperienza che mi sono fatto io, ovviamente. Probabilmente molti di voi non saranno d'accordo, però quello che vi posso dire è provate a seguire questi miei suggerimenti e vedete se effettivamente ne traete dei benefici nella gestione del vostro modello, nel fare anche modifiche in maniera veloce, nel fare anche messe in tavola nella maniera più veloce possibile e così via. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.